Ciao a tutti gli amici e le amiche di Me Più, vi do subito qualche aggiornamento dalla Francia. Io sono Davide per il canale Senza Fissa Dimora. Allora, innanzitutto va detto che la proposta di legge ancora è una proposta di legge, non è passata in via definitiva, è passata al Senato, ma in Francia il procedimento, la procedura è leggermente diversa da quella italiana e in questo caso specifico è stata richiesta anche il consenso della Corte Costituzionale, quindi la Corte Costituzionale avrà l'ultima istanza, avrà l'ultima parola su questa proposta di legge, potrà chiederne che vengano modificati dei pezzi, degli articoli o anche tutta. In buona sostanza si sa già che la Corte Costituzionale, essendo poi macronista, essendo degli uomini di Macron molto vicini a Macron, quindi si sa già in parte che passerà, non si sa se passerà nella sua completezza. Questo può far sì che ci siano degli ulteriori ritardi. Infatti già la prima data che era stata fornita per la partenza del pass sanitario e dell'obbligo vaccinale per il personale medico era il 1° agosto, ma è già stata spostata al 9 agosto, questa è stata spostata 3 giorni fa, ufficialmente, per dare tempo alla Corte Costituzionale di esprimersi. Questo è un punto saliente perché sul territorio moltissime persone confidano nella Corte Costituzionale. In tanti per adesso non hanno modificato in nessun modo la loro routine. In molti appunto sperano nella Corte per una questione di incostituzionalità e della creazione di un apartheid senza precedenti. Veniamo un po' più nello specifico. Allora, questo progetto contiene l'obbligo vaccinale per tutto il personale medico che lavora in delle strutture, quindi tutti ospedali, case di riposo, cliniche, tutto dove c'è un contatto con una parte a rischio della popolazione, il personale medico sarà obbligato a essere vaccinato. Quello che riguarda il pass, invece, si parte anche da di qui proprio anche dall'obbligatorietà del pass dentro gli ospedali, quindi non per le urgenze che saranno le uniche esonerate da pass, ma tutte le visite all'interno degli ospedali, tutta la medicina diciamo di controllo, se avete bisogno di qualsiasi cosa, sia di andare a trovare una persona che è ricoverata, sia di farvi voi un esame regolare una volta ogni 6 mesi, una volta all'anno, tutte queste procedure qui avranno l'obbligatorietà di presentare un pass. Una cosa che in pochi hanno capito riguardante il pass sanitario è che tutte le persone che lavorano nei luoghi dove questo pass sanitario sarà obbligatorio, sarà richiesto, anche loro stessi dovranno avere un pass, quindi dovranno essere sostanzialmente vaccinati tutti i ristoratori, tutti i lavoratori della ristorazione, tutti i lavoratori del turismo, tutti i lavoratori dei parchi giochi, tutti i lavoratori dei cinema, dei teatri, degli ospedali, chiaramente delle cliniche, ma anche appunto dei trasporti pubblici, dei treni, degli aerei. Questa è una cosa che non viene quasi mai sottolineata, ma è importante perché riguarda centinaia di migliaia di persone, per non dire milioni di persone se si sommano gli stati europei. Immaginate che ogni volta che viene richiesto questo pass in una categoria viene richiesto anche per tutti i lavoratori di quella categoria e i lavoratori dipendenti rischiano il licenziamento. In Francia è una grande discussione per quello che riguarda il licenziamento, perché è stato tolto l'obbligo del licenziamento da parte del datore di lavoro, ma c'è la sospensione senza stipendio, quindi sostanzialmente è ancora peggio, perché se il datore di lavoro poteva prima licenziare, quindi il dipendente poteva richiedere la disoccupazione in Francia, quello che viene chiamato qua chômage, adesso invece non lo può più richiedere, quindi si troverà a casa senza stipendio, sarà costretto a dimissionare, quindi sarà costretto a dare dimissioni e non avrà diritto a nessuna disoccupazione. Poi si passa a cinema, teatri, ristoranti, parchi giochi, treni, aerei, anche nei bus di lunga percorrenza, tutto sia all'esterno che all'interno. E anche qui è stato un po' c'è stata una falsa opposizione da parte appunto dell'opposizione sul fatto dell'obbligatorietà anche all'esterno, che non sarebbe giustificata, non è giustificata scientificamente in nessun caso, ma la maggioranza ha vinto facendo anche rivotare più volte il Senato fino a che non si è riusciti a far passare questo progetto di legge con l'obbligatorietà anche per le terrazze dei ristoranti, che sarà una cosa ingestibile sulla realtà, ma queste persone, non vivendo nella realtà,
non si occupano di queste cose. L'unica modifica che è stata apportata dall'origine di questa legge, dal discorso che ormai è diventato famoso e famigerato di Macron del 12 luglio, dove lui includeva anche gli ipermercati. Questa categoria è stata completamente esonerata, non c'è più nel progetto di legge, perché si sono opposti in maniera forte, perché c'è stata l'imposizione, c'è stato il dubbio sull'accesso ai beni di primaria necessità, sulla possibilità di accesso ai beni di primaria necessità da parte dei cittadini, e in più gli stessi centri commerciali hanno millantato la chiusura, cioè di rimanere chiusi e di continuare ad avere diritto agli aiuti al posto di avere una diminuzione della loro cifra d'affari, della frequentazione, quindi di questi centri commerciali, stimata almeno nel 50% o più. In questo progetto di legge c'è anche contenuto tutto il blocco che riguarderà il ritorno a scuola, e anche qui di una pericolosità. Questo progetto di legge è veramente pericoloso, è veramente folle, infatti vorrebbe addirittura dare la possibilità agli istituti di fare trattamenti diversi per i ragazzi non vaccinati e quelli vaccinati, da ad esempio frequentazione di piscine, di palestre, anche all'interno della stessa classe, in caso che ci sia un caso contatto, quindi ci sia un positivo. Nel progetto di legge viene detto che ci sarà l'obbligo di didattica a distanza per i non vaccinati, mentre i vaccinati potranno rimanere a scuola e continuare a frequentare la classe normalmente, quindi si mette addirittura in discussione l'accesso alla scolarizzazione. Allora, vengo sul territorio, vengo alla realtà. La grandissima parte della maggioranza delle persone sono veramente arrabbiate, per non usare altri termini, perché creano delle discriminazioni enormi all'interno della società, ma non solo. La politica di Macron, i discorsi di Macron e di tutto il suo governo l'ultimo anno sono stati intrinsechi di non lo faremo mai, non faremo mai le discriminazioni per i francesi, il pass, addirittura l'ultimo discorso in aprile disse parole testuali che non metteremo mai il pass per i ristoranti. Lui disse addirittura anche per andare a visitare gli amici, che nessuno ha capito bene che cosa volesse dire, però queste sono le sue parole. Gli fecero eco tutti i ministri dicendo che la quotidianità dei francesi non verrà toccata dall'utilizzo di un pass. Un mese e mezzo dopo o 2 mesi dopo hanno virato a 360 gradi. Questo è stato un po' un fulmine a ciel sereno per molti francesi, che non si aspettavano minimamente un cambio di politica di questo livello, e tutto è stato fatto senza avere un decreto alle spalle, cioè la dichiarazione di Macron non era supportata da niente di scritto, quindi moltissime persone si sono trovate in presa al panico nella loro attività ad applicare queste cose senza nessun decreto legge alle spalle, quindi vi potete immaginare che ci sono state denunce, c'è stato di tutto. Adesso verrò anche a degli avvenimenti di cronaca che non sono sicuramente usciti nella cronaca italiana. Un fattore importante degli ultimi giorni sono le manifestazioni che si sono verificate praticamente in tutte le città francesi, tutte, nessuna esclusa, manifestazioni pacifiche, non ci sono stati episodi di violenza praticamente da nessuna parte, tranne in qualche quartiere di Parigi che tutti conosciamo già essere stato origine di altri episodi di violenza, che chiaramente sono stati ripresi dai media mainstream come se fossero tutti violenti di destra, come dei pazzi psicopatici, ma quando nel 99% dei casi ci sono famiglie che manifestano, famiglie e anziani, quindi anche moltissimi vaccinati. Ci sono stati milioni di persone in piazza, nonostante chiaramente i numeri ufficiali che dicono le varie prefetture sono niente, perché non vengono neanche molte manifestazioni che sono spontanee, non vengono considerate, nonostante ci siano centinaia di migliaia di persone, ma non vengono conteggiate perché non ufficiali. Ora vi do brevemente le ultime 4 notizie di cronaca che fanno anche un po' da termometro della situazione. Allora, nel Dipartimento delle Landes sono state trovate 3 ghigliottine, 3 riproduzioni di ghigliottine in cartone e legno, davanti una a un centro vaccinale e le altre 2 davanti a 2 municipi, con un foglio incollato con i 300 nomi dei senatori che hanno firmato la legge, appunto il progetto di legge del pass sanitario. In 2 manifestazioni nell'Île de Paris, quindi nella periferia di Parigi, ci sono stati 2 risse contro i controllori del pass. C'è gente che controllava il pass, è stata presa
a pugni, è finita all'ospedale. È notizia di l'altro ieri che si iniziano a tirare le somme economiche del pass per quello che riguarda i cinema, che sono stati i primi a applicarlo spontaneamente in alcuni casi, e si è vista una perdita di frequentazione che va dal 60 fino al 90%. Ultima notizia è che un ospedale di Bayonne, l'obbligo della vaccinazione per i sanitari e l'obbligo di pass all'interno dell'ospedale, tutto l'ospedale è in sciopero. Qualche percentuale per chiudere, per concludere, allora, circa il 50% dei francesi ha ricevuto una prima dose, circa il 35, forse 38% di francesi ha una vaccinazione completa. Il problema fondamentale è che molti di questi ancora non hanno avuto un accesso al pass. L'altro problema è che questo 35% di popolazione completamente vaccinata, nella stragrande maggioranza sono over 65, quindi non sono la clientela né di ristoranti, né di bar, né di cinema, né di camping che verranno obbligati a avere un pass, né di piscine, né di parchi giochi. Quindi gli stessi tutte queste categorie si troveranno con avere un 80% della clientela che non è stata né vaccinata né ha un pass sanitario, quindi perderanno. L'economia francese è destinata nelle prossime settimane alla catastrofe, ed è destinata alla catastrofe soprattutto tutto il settore turistico, che in questi 2 mesi di potenziale apertura e potenziale ritorno alla normalità si è vista veramente mettere un bastone tra le ruote dal governo, e nello specifico da Macron, in una maniera incredibile. Parafrasando il generale di Rambo, si potrà dire a tutti quelli che applicheranno il pass nelle loro attività: non dimenticatevi una buona scorta di barelle.